Cari appassionati di Jujutsu Kaisen, benvenuti! Se siete approdati qui dopo l'epico episodio finale di Shibuya e bramate di scoprire cosa riserva il prossimo capitolo della storia, siete nel posto giusto. In questo video esploreremo gli avvincenti capitoli dal 137 al 143, nonché l'arco successivo a quello di Shibuya. Capitoli che vanno a comporre la saga della sterminazione di Itadori. Allora, senza indugi, iniziamo questo viaggio nella prossima tappa della trama di Jujutsu Kaisen e mi raccomando iscrivetevi al canale. L'incidente di Shibuya si è rivelato un disastro catastrofico per il Giappone. Molte persone normali e politici importanti sono scomparse e le maledizioni ora vagano per le strade di Tokyo provocando caos e disordine. In un negozio una bambina rischia di essere divorata da una maledizione. Tuttavia Yuta Okkotsu interviene tempestivamente salvandola con la sua compagna maledetta Rika. Il destino di Yuta però prende una svolta cupa quando incontra i suoi superiori. Questi lo incaricano di un ordine inquietante: uccidere Yuji Itadori. Nel frattempo, nella tenuta della famiglia Zenin, Naoya Zenin, Ogi Zenin e Inigichi Zenin sono chiamati a stare al fianco di Naobito Zenin perché è sul letto di morte. Quando il 26esimo capo della famiglia Zenin muore, Naoya è apparentemente nominato come nuovo leader. Tuttavia, la volontà lasciata dal defunto Naobito ha chiarito che nel caso in cui Satoru Gojo fosse fuori servizio, Megumi Fushiguro sarebbe diventato il prossimo leader del clan. Naoya, non avendo preso bene l'accaduto, decide di uccidere sia Megumi che Yuji. Torniamo a Shibuya. Yuji ricorda le ultime parole di Yuki Tsukumo e si sente in colpa per tutte le uccisioni di Sukuna. Choso e Yuji decidono di smettere di pensare a questi brutti pensieri e iniziano a esorcizzare gli spiriti maledetti che infestano la città. L'utero maledetto si rende conto che Yuji ora è diventato incredibile ed è un vero e proprio dio demoniaco. Lo interroga quindi su suo padre e se disponeva di una cicatrice sulla fronte. Improvvisamente compare Naoya. Il ragazzo fa presente a Yuji che siccome Gojo ora non può più sostenerlo, è stata ripristinata la sua condanna a morte. Con una velocità sconcertante, Naoya prende Choso e Itadori alla sprovvista, evidenziando la sua formidabile abilità maledetta. All'improvviso i ragazzi si bloccano. Un impeto di potenza travolge i tre giovani. Un'energia inquietante che supera persino quella di Gojo. Chi sei? Gli chiede Yuji. Choso intuisce che di fronte a colui che è stato incaricato di giustiziare suo fratello, Okkotsu, un ragazzo del secondo anno di livello speciale come Gojo. Choso consiglia a Yuji la fuga, mentre Naoya comunica a Okkotsu il suo sostegno. Nonostante uno scatto eroico di Yuji, Okkotsu lo insegue prontamente, mantenendo il passo con facilità, spada sguainata. Nel frattempo Choso è intralciato da Naoya, il quale critica le sue mosse. A parte la tecnica di sangue perforante, Choso manca di mosse pericolose e tra l'altro per utilizzare questa tecnica necessita di convergenza che richiede del tempo di ricarica. Choso tuttavia disprezza le critiche di Naoya e dichiara che non lo lascerà uscire vivo dallo scontro, specialmente dopo aver minacciato suo fratello. Mentre Okkotsu cerca di sferrare fendenti contro Yuji con la spada, quest'ultimo si rivela incredibilmente agile, schivando ogni attacco con maestria. Realizzando che non può competere con lui in uno spazio aperto, Yuji decide di rifugiarsi in un edificio, quando la sua fuga viene bruscamente interrotta dalla forza sovraumana di Okkotsu che chiude l'ingresso lanciandogli una macchina. Con il successivo attacco di Yuta, Itadori si rende conto che il suo avversario trabocca costantemente di energia maledetta. Nonostante ciò, il nostro eroe non mostra timore e dichiara con determinazione di non essere pronto a morire ancora. Yuji, consapevole della minaccia della katana di Yuta, reagisce prontamente dirigendosi verso un SUV militare. All'interno vi trova un coltello e il ragazzo richiama alla mente le sagge parole del suo maestro Gojo, il quale gli aveva consigliato di usare oggetti infusi di energia maledetta solo in situazioni estreme. Purtroppo al secondo scontro la lama del coltello, nonostante fosse intriso di energia maledetta, si frantuma, lasciando Yuji vulnerabile al
al taglio profondo inflitto dalla spada di Yuta. In un colpo di scena incredibile, appena la lama tocca terra, Yuji la distrugge con un calcio, ma la situazione prende una svolta oscura quando Rika appare improvvisamente alle sue spalle, immobilizzandolo. Sfruttando l'occasione, Yuta trafigge il nostro eroe con i resti della sua spada. Nel frattempo Choso è alle strette e sta subendo un incontro molto difficile. Il nemico si dimostra imprevedibile, arrivando persino a utilizzare un coltello per sorprendere Choso durante lo scontro intenso. Da qui scaturisce un lungo dibattito, rivelando che Naoya nutre un odio profondo per tutti i suoi fratelli, in contrasto con Choso. Quest'ultimo poi, che porta sulle sue spalle il peso di essere il fratello maggiore, decide di usare un'enorme quantità di sangue per cogliere alla sprovvista l'avversario, colpendolo con la sua nuova tecnica, Supernova. Nel frattempo Yuta appare dietro di lui, trascinando Yuji e tramortendo Choso con un colpo alla testa. Utilizzando i suoi poteri, Yuta cura Naoya. Un improvviso flashback mostra il nonno di Yuji discutere con suo padre Jin, che lo esorta a lasciare la sua amata per evitare la morte. Viene mostrata una donna con una cicatrice sulla fronte, presumibilmente la madre di Yuji. Yuji si risveglia di soprassalto, con Okkotsu sollevato nel vederlo bene, e rivela che qualche mese prima Gojo gli aveva chiesto di sorvegliare Yuji, quindi ha dovuto mettere in atto questa recita per salvarlo. È vivo proprio grazie alla tecnica inversa di Yuta, che ha attivato nel momento stesso in cui l'ha ucciso trafiggendolo. Okkotsu rivela al ragazzo che anche lui tempo addietro disponeva di un potere che non poteva controllare e capisce bene cosa stia provando in questo momento. La colpa di tutte quelle uccisioni non è sua. Yuji è pronto a contrabbattere, ma improvvisamente alle sue spalle compare Megumi, che lo esorta a tornare alla scuola. Il ragazzo però gli risponde di non comportarsi come se non sia successo nulla. Per colpa sua molte persone hanno perso la vita. Megumi gli risponde che la colpa è anche sua e di non fare l'egoista. Loro non sono eroi che combattono per la giustizia, sono sciamani. Megumi infine chiede l'aiuto di Itadori per salvare la sorella soggiogata da Noritoshi Kamo. Così si conclude la nostra esplorazione dei capitoli dal 137 al 143 di Jujutsu Kaisen. Non vediamo l'ora di continuare questo viaggio con voi attraverso le pagine di questa straordinaria serie. Grazie per aver condiviso con noi questa avventura e continuate a seguirci per ulteriori avvincenti analisi e discussioni sul mondo di Jujutsu Kaisen.